Conosciamo tutti la festa di Halloween e le sue usanze. Intagliare le zucche, vestirsi da mostri o streghe, le caramelle ai bambini che fanno dolcetto scherzetto. Ma conosciamo le vere origini di questa festa? Il termine Halloween è una contrazione di All Hallows Eve, la notte di ogni santi, che si festeggiava in Irlanda proprio il 31 ottobre. Nella tradizione celtica, questa data segnava la fine dell'estate e si ringraziavano gli spiriti per i raccolti abbondanti ottenuti nella stagione calda. Questa ricorrenza prendeva il nome di Samhain. I colori tipici di Halloween sono l'arancione e il nero. L'arancione, infatti, rappresenta il colore del grano maturo e il nero l'inizio del semestre oscuro. Durante i riti di Samhain si credeva che la distanza tra il mondo dei morti e quello dei vivi si azzerasse e che gli spiriti, in quella notte, potessero tornare sulla terra e impossessarsi del corpo dei vivi. Per questo motivo, le persone iniziarono a mascherarsi da mostri, per far sì che gli spiriti maligni non si avvicinassero per la paura e scappassero il più lontano possibile da loro. E sapete che origine hanno le zucche intagliate? C'è una leggenda che racconta di un certo Jack, un fabbro ubriacone e avaro, che un giorno, mentre si trovava al bancone del bar, incontrò il diavolo che era venuto a prendere la sua anima. Il fabbro, però, molto scaltro, disse al demonio che avrebbe voluto bere l'ultimo bicchiere, ma che non aveva nemmeno una monetina. Chiese se lui, che poteva tutto, si sarebbe potuto trasformare in moneta per pagare la birra. E così fu. Ma quando il diavolo divenne una moneta, Jack lo mise dentro il portafogli, dove c'era una croce d'argento, e così rimase bloccato senza la possibilità di trasformarsi nuovamente. Per poter tornare diavolo dovette promettere all'uomo che non avrebbe preteso la sua anima per 10 anni, e così Jack lo lasciò libero. Passati 10 anni, Lucifero tornò per il suo credito, ma il fabbro riuscì a imbrogliarlo nuovamente. Fece una scommessa e disse: «Puoi prendere la mia anima se riesci ad arrampicarti su quell'albero di mele». Il diavolo, ridendo, si arrampicò facilmente, ma quando fu sopra, Jack incise una croce sul tronco, e lui rimase imprigionato sull'albero. Così dovette contrattare ancora con il vecchio fabbro e gli promise, in cambio della libertà, che non l'avrebbe mai portato all'inferno. Ma Jack non sapeva che in questa promessa si nascondeva la vendetta del diavolo. Infatti, quando morì, a causa di tutti i peccati commessi nella vita, il paradiso lo rifiutò, ma nemmeno Lucifero lo fece entrare all'inferno a causa della promessa. Così si trovò come un'anima in pena, a dover vagare per l'eternità senza meta. Il diavolo ebbe pena di lui e gli lanciò una brace che Jack, per farla durare più a lungo, mise all'interno di una rapa che aveva con sé, dopo averla svuotata. Ecco perché Jack O'Lantern. Jack con la lanterna. Il giorno di Halloween si appendono alla casa zucche con forme paurose e illuminate, per far capire agli spiriti erranti, come Jack, che quello non è un posto per loro. La rapa poi venne sostituita con la zucca quando gli irlandesi arrivati in America, durante una carestia, non trovarono rape tanto grandi da essere intagliate, così utilizzarono le zucche che erano grosse, facili da intagliare e molto diffuse. L'usanza di trick or treat è la preferita dai bambini, ma in origine in Irlanda, per ogni santi, si preparavano le soul cake, le torte dell'anima, e le famiglie ricche erano solite offrirle ai mendicanti in cambio di preghiere per i loro defunti, per aiutarli a uscire dal purgatorio e entrare in paradiso. Dalla soul cake si è poi passati verso gli anni 30 al trick or treat, dolcetto scherzetto. I bambini vanno di casa in casa per raccogliere dolciumi che vengono offerti loro da chi ci abita. Dopo il 1800 la festa si è svuotata del significato religioso ed è sempre più diventata una ricorrenza consumistica con l'unico scopo di divertirsi. I bambini si travestono e vanno a chiedere i loro dolcetti, mentre gli adulti, sempre in costume, partecipano a feste spaventose e super divertenti. È diventato un mercato pazzesco, costumi, gadget, decorazioni, film, cibo, feste. Si parla di più di 8 miliardi di dollari. Queste erano alcune curiosità su questa festa tanto amata nel mondo. Speriamo di avervi raccontato qualcosa di nuovo. Se è così, lasciateci un like di supporto, iscrivetevi al canale. E non vi perdete stasera, come ogni sabato sera, la storia horror, che in questo caso sarà tema Halloween. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.